Ciao a tutti, beh, ve lo dico subito così patti chiari e amicizia lunga. Se oggi siete qui e vi aspettate un'altra manfrina sulla società Juventus, cosa non va, Giuntoli, Motta, i calciatori, cosa si può fare per cambiare, il toto allenatore, beh, io non ce la faccio. Ne va anche un po' della mia salute mentale, che credo che di questo periodo sia importante per tutti, e secondo me ripetere all'infinito sempre le stesse cose non fa bene, né a me né a voi. Allora, beh, sicuramente c'è qualcos'altro di cui parlare, se no non sarei qui. Però prima di iniziare, prima di tutto ringrazio tutti gli iscritti. In 5 settimane siamo sopra i 740 iscritti, quindi comunque per me è un raggiungimento di un obiettivo strepitoso, grazie a tutti. Però lasciate un mi piace e commentate. Lo so che commentare è difficile quando di commenti non ci sono, io vado anch'io su YouTube e quando non ci sono commenti vedo che è sempre difficile rompere un po' il ghiaccio, però è importante anche perché vi assicuro per formare una community bisogna che qualcuno inizi a farlo, ma così abbiamo anche l'opportunità di scambiarci delle idee. Allora, come ve l'ho detto, io se non ci sono cose da dire, nulla di nuovo, nulla di interessante, non farò il video, non l'ho fatto ieri. Questa settimana, qualche giorno sarò anche via perché qua c'è lo spring break, quindi le mie figlie non hanno scuola e come famiglia andremo a fare 3-4 giorni via. Farò un contenuto, e qui volevo arrivare, uno dei primi punti. Io farò un contenuto sulla nazionale italiana, non solo sul risultato, ma anche su qualcos'altro. Perché? Perché io non sono a favore di questa narrativa che è un po' iniziata da qualche anno, contraria o a sfavore delle partite della nazionale. Mi fermo, prima che qualcuno si arrabbi, che siamo tutti molto sensitive di questo periodo. Allora, ci sono momenti e momenti per la nazionale italiana, ci sono momenti come questo dove secondo me il calendario chiaramente non aiuta, è un periodo decisivo per le partite, ne mancano 9 fino alla fine, c'è una lotta a scudetto, quindi su quello son pienamente d'accordo. Però a me non piace questa narrativa continua che c'è il solo per me, solo Juventus, solo squadra di club. Ragazzi, noi prima di tutto siamo italiani. Fine. E vi assicuro, quando andate all'estero, ci sono in ogni parte del mondo, gli italiani si riuniscono al bar, al ristorante italiano che è la televisione per guardare la partita tutti quanti insieme ed è un momento in cui essere del nord, del sud, eccetera, non esiste. Tra l'altro la nazionale italiana ha un'importanza storica non di secondo piano, un'importanza storica molto importante e ve lo anche racconterò probabilmente. È un qualcosa anche che è un po' l'emblema della Repubblica, è un qualcosa che ha portato, e vi assicuro che Repubblica di questo periodo comunque è sempre un qualcosa da non sottovalutare in il momento storico in cui viviamo. Poi è anche un discorso che ha portato l'Italia a essere conosciuta un po' in tutto il mondo e diventare una potenza per quanto riguarda il punto di vista sportivo che prima non era e a farsi riconoscere. Quindi secondo me è un qualcosa di importante e credo anche che sia fondamentale avere come obiettivo per un sacco di giovani italiani. La nazionale deve ancora essere per un sacco di giovani italiani un obiettivo dal punto di vista della carriera. Se togliamo questo, togliamo un po' quello che è, stiamo parlando in questi giorni di DNA e il fatto che comunque vogliamo più attaccamento alla squadra, più attaccamento alle maglie, eccetera, eccetera. Se togliamo quello che dovrebbe essere l'attaccamento massimo, che è l'attaccamento alla propria nazione, beh ecco, io lì non so proprio cosa dire e dove portarvi. Quindi io sono pro nazionale, ve lo dico, sì, certi tornei trovano il tempo che trovano, per carità, possiamo dibattere su tutto, ma non sull'importanza della nazionale italiana. Io la tifo, mi ricordo le notti magiche, anche se avevo solo 8 anni, degli anni '90, mi ricordo Edoardo Bennato cantare con Gianna Nannini la famosa canzone. Ho goduto quando abbiamo vinto i mondiali, mi sono rattristito tutte le volte che ci han cacciato fuori, che sono più di quelle che sicuramente abbiam vinto i mondiali, soprattutto nella mia epoca. E quindi comunque ve la non continuo fino all'infinito, ve la chiudo lì. Però chiaramente ci sono un altro po' di cose sulle quali vorrei parlare. Chiaramente ormai si gioca troppo, questo è chiaro. Questo è un altro punto dove credo che la nazionale italiana probabilmente viene vista anche di cattivo occhio per quel motivo lì. Non credo che i calciatori si, facciano male perché vanno in nazionale. Se non andassero in nazionale, ma giocassero la prossima coppa, si farebbero male lo stesso, quindi quello conta poco. Però le partite sono troppe ed è un peccato perché comunque con tutte queste partite, lasciamo stare la nazionale, in generale, ormai non ci si gusta neanche più le vittorie. Le vittorie nello sport odierno hanno un significato veramente molto più marginale rispetto a prima, anche perché nel giro di 1 mese o 1 mese e mezzo si ritorna a giocare per la prossima stagione, eccetera. E poi di coppe ce ne sono anche secondo me un po' troppe, un po' è diventato, non lo so, veramente non ci si riesce più a godere nulla e capisco che questo è un mondo ormai dove i social media hanno preso il sopravvento e anche voi ormai avrete già scrollato 20 video dopo i primi miei 10 secondi di intro. Quindi va bene così, questo è il mondo in cui viviamo oggi, però io vorrei riportare un po' l'attenzione anche a quanto sia speciale vincere.
Perché alla fine lo scopo del gioco del calcio chiaramente è alla fine finale, quello finale è vincere, anche se comunque non c'è scritto sul regolamento, non c'è scritto da nessuna parte. Questo è un po' quello che, essendo competitivi, ci viene da pensare a noi, che alla fine la cosa importante è sempre arrivare alla fine della partita o dell'evento, con una vittoria, perché la partecipazione non se la ricorda nessuno e ci sta, lo capisco bene. Il mondo del calcio comunque è cambiato così notevolmente dove, quello che è in ballo dal punto di vista economico è talmente alto che vincere ti porta poi a poter spendere più soldi. Basti pensare e fare un mercato diverso, ingaggiare migliori giocatori, basti pensare comunque ormai a quanto frutta una parità di calcio della Champions League, basti pensare ai diritti televisivi, basti pensare che comunque un business che a livello mondiale, ha introiti superiori ai 50, 60, 70 bilioni di dollari ormai non si sa neanche più, si è passati comunque a calciatori che facevano 2 mestieri all'inizio delle carriere, non sto parlando dei tempi recenti, si parla chiaramente prima degli anni '50, dove comunque il calcio solamente era solo per i top player, che avevano degli stipendi che gli potevano garantire di fare solo quello. All'inizio negli anni '20, anche quando c'erano i primi Agnelli, comunque, si davano persino non solo lo stipendio, ma si davano anche dei benefit come una macchina, cioè avere una macchina all'epoca faceva una gran differenza, o basti pensare a quanto siano cambiati proprio gli stipendi in sé, cioè, penso che se qualcuno come il primo italiano che ha vinto il Pallone d'Oro, quindi Gianni Rivera, negli anni '70 il suo stipendio negli anni '70 era di circa di 70.000.000 e un stipendio di un impiegato era di 4, 5 milioni, quindi comunque adesso ormai pensate, l'impiegato ne prenderà 15, 18 all'anno, sparo adesso io, non voglio entrare troppo nel merito, però, un calciatore ormai, oltre al fatto economico, quello che è cambiato non solo lo stipendio, ma anche dal punto di vista della pubblicità, delle sponsorizzazioni, eccetera, eccetera, quindi ormai, non solo i top player, ma per giocatori buoni, cioè arrivano a cifre veramente importanti che non sono più 10, 12 volte quello che prendeva l'impiegato, ma sono molti di più. Comunque senza andare troppo in questi dettagli, dove volevo arrivare è questo: il calcio però deve essere anche divertimento. Dov'è finito questo divertimento per giocare a calcio? Io quando vedo la Juventus di divertimento non lo vedo da nessuna parte, non lo vedo da loro che giocano e nemmeno noi che lo guardiamo, perché alla fine comunque che se ne dica, uno per guardare uno sport si deve divertire. E credo che a volte il divertimento viene confuso solo con la vittoria. La vittoria è importantissima, ma non può essere arrivare alla vittoria fino allo sfinimento. Perché io vi dico, a me piace vedere anche delle belle partite di calcio e capisco che quando non si vince da 5 anni è anche un po' complesso, un po' difficile. Lungi da me dire che questo non sia un qualcosa di importante, però non ci può essere solo quello. E oggi le parole di Szczesny mi fanno ridere perché io pensavo esattamente a queste cose in questi giorni, visto che volevo smettere di pensare alla manfrina della società, Giuntoli, giocatori, eccetera, perché ormai si continua a ripetere sempre le stesse cose, ci sono migliaia di canali da guardare dove le cose vengono ripetute, eccetera, e va bene anche così, c'è spazio per tutti e anche per quello. Però voglio dire, Szczesny oggi dice qualcosa, me ne sono anche scritto perché è un qualcosa di veramente interessante, e dice: "Ciò che più di ogni cosa mi rende felice è l'emozione associata al bel calcio, una sensazione completamente diversa da quella a cui ero abituato." Queste sono delle parole riportate sulla Gazzetta dello Sport, dove chiaramente questo è un estratto, però è così. L'emozione associata al bel calcio, una sensazione completamente diversa da quella a cui ero abituato. Cioè, a cosa si riferisce? Aggiunge che il Barcellona gioca un calcio bellissimo e alla Juventus ci si concentra principalmente sul raggiungimento dei risultati, mentre al Barça c'è una gioia contagiosa per il gioco. Ed è vero, in Italia c'è una pressione incredibile su queste squadre di calcio, c'è una pressione incredibile, anche smodata rispetto a quella che c'è all'estero. Basti pensare che comunque si parla di Barcellona, non è che il Barcellona abbia un palmarès di quelli vero, di Serie B o di Serie C, confrontato con quello della Juventus. La Juventus, una delle squadre più blasonate d'Italia, ha vinto 2 Champions League, il Barcellona ne ha vinte 5. Quindi comunque una squadra a livello europeo e mondiale, rispettata e stimata e conosciuta anche, voglio dire, ovunque, ma soprattutto un punto d'arrivo per un sacco di calciatori, quel tipo di club come il Barcellona. Però manca proprio quel divertimento. A giocare a calcio, ma come nella vita non ci si diverte più, tutto è basato semplicemente su quanti soldi si fanno e, quanti soldi, quanto sono importante, è praticamente la generazione di questa generazione in cui c'è veramente quel bisogno incredibile di sentirsi sempre completamente, in inglese si dice fulfill, come riempiti, ma questo riempirsi secondo me
bisogna riempirsi anche di gioia, di divertimento, è questo a cui volevo arrivare. E non ci si diverte più. Beh, io vi dico una cosa, io spero che non so come finirà quest'anno. A questo punto questa stagione calcistica secondo me è tutto un bel punto di domanda e vi dico anche la mia, sinceramente non è che abbia grandi sono positivo nel senso che voglio una Juventus che reagisce e voglio vedere comunque un qualcosa di diverso, però a questo punto non lo so. Secondo me se non reagisci dopo un 4-0 di quel tipo contro l'Atalanta, io non lo so, non so neanche poi, come andrà a finire. Però dico una cosa: qualsiasi cosa succeda bisogna arrivare a fine stagione, ma da lì in poi bisogna ricostruire comunque vada. Rimanga Motta, io lo so, voi dite: "Ma come rimane Mo" no, 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 sto dicendo che rimanga Motta, vada via Motta, arrivi Pinco, Pallino, Giorgio, Franco, non conta niente. Bisognerà anche riportare un po' di divertimento e di giocare a calcio, perché a me sembra che la Juventus sia diventato un po' il contrario di quello. Chiunque arriva qua perde la voglia di giocare, la voglia di vincere e la voglia di combattere e alla fine è lì che tutto si racchiude, nella voglia di divertirsi, di andare avanti e capire che comunque siamo noi gli artefici del nostro destino. Perché come se uno non vuole fare un video perché non pensa che ci sia nulla da dire, può non farlo e fare dell'altro. Beh, anche un calciatore, alla fine, se non vuole giocare a calcio, può fare dell'altro. E vi assicuro, giocare a calcio penso che sia un qualcosa che alla fine sia per persone che sono molto fortunate, oltre a essere atleticamente dotate e oltre a essersi impegnate arrivate lì. Però ricordatevi che le cose si fanno molto fatica ad ottenere, ma è molto molto facile perderle. Un abbraccio. A presto. Ciao.